Io so che lui stava sotto lo strozzo. O padre si vendette tutti gli appartamenti perché Is stava sempre sotto. All'epoca è intervenuto mio zio, unitamente a mia chimiere, per chiudere un conto, per non farlo crescere. Dopo, quando D'Alessio è diventato D'Alessio, io ti posso dire che mi fu detto da una persona, la SIAE ha sborsato una serie di 500 milioni che D'Alessio ha girato alla camorra. Per un Gigi D'Alessio esordiente è un toccasano avere personaggi simili che ti possono dare quanti soldi vuoi tu. Penso che addirittura vuole un'ispezione in mano. Per non lo fare una più. Dopo 30 anni quella cosa è vera o non è vera? È vera, È vera perché naturalmente all'epoca c'era una possibilità di avere successo, di andarsi a fare i prestiti. Nella precedente puntata di Confidential vi abbiamo mostrato le prove della relazione decennale tra Gigi D'Alessio e il boss di Forcella Luigi Giuliano. Una relazione fatta di musica e denaro. Ma il rapporto di D'Alessio con la camorra andrà avanti per anni. Io sono Francesco Piccinini e questo è Confidential, il programma di approfondimento inchiesta di fanpage.it. Le persone possono fare tanta fatica ad immaginare il Gigi D'Alessio di oggi con un Rosario Piccirillo, con un Mimia Crimiera, con un Luigi Giuliano, che ha potere criminale a Napoli, tradotto potere camorristico, è quasi la normalità, che hanno a che fare con tutti questi cantanti che direttamente e indirettamente in qualche modo in parte si fanno anche aiutare. Gigi D'Alessio veniva sempre con questo masticello. Era il cognato di Ciruzzo Pumarò, era il capozona di Casa Vator. E nel parlare masticello mi disse: investiremo su D'Alessio. Non solo Luigi Giuliano, anche Antonio Di Pietro, detto Masticello, storico boss di Secondigliano, ha interesse a produrre il giovane cantante neomelodico. Dalla camorra del centro storico a quella di Gomorra, tutti vogliono investire su Gigi. Gigi D'Alessio ci fece prestare dei soldi dai Giuliano e dai Ricciardi di Secondigliano. Gli prestarono dei soldi con interessi. Il debito più grande ce l'aveva, se non erro, con Bomboletta, un cognato di Luigi Giuliano. Erano più di 500 milioni sicuramente. Il tornaconto di Bomboletta sia a livello di prestigio, perché poi erano indirizzati sia lui che lo stesso Luigi Giuliano ad entrare in questo mondo, perché laddove tu faccio un esempio, 500 milioni, ok? È normale che poi questi 500 milioni diventano 800 milioni, non so se rendo l'idea. Per fare un disco oggi ci vogliono 15.000 euro, per farne la promozione, per le varie televisioni private, per le radio, ce ne vogliono altri 80. E siamo quasi a 100 e rimani inghippato nell'inghippo che quando vai a cantare 70.000 lire sono tue e 30 saranno per tutta la vita del guappo, chiamo del guappo, dell'uomo di turno. Bomboletta ha contribuito tanto alla carriera di Gigi D'Alessio. Ti parlo che Gigi D'Alessio aveva una convenienza e Bomboletta ne aveva un'altra. Tutti sapevano che i soldi li prestavano alcuni che erano in grado poi, nel caso non fossero restituiti, di farti del male o costringerti a chiederli ad altri. Come funzionava? Funzionava semplicemente con il fatto che gli interessi erano alti e naturalmente se non restituivi le conseguenze erano alte. Man mano guadagni sempre di meno e devi rivolgerti a un altro camorrista. Quest'altro camorrista non ti toglie il debito, ti cerca almeno di appianare gli interessi. All'epoca è intervenuto mio zio, unitamente a mia chimiere, per chiudere un conto, per non farlo crescere, diedero loro i soldi su quel contratto, se così lo possiamo chiamare. Non c'era imposizione,
era tutto un clima disteso. Poi, strada facendo, è nata un'amicizia, un clima molto disteso, amichevole, uscite insieme, mangiate insieme, scherzi, perché poi si riempivano di scherzi dalla mattina alla sera. Nonostante il successo, D'Alessio non riesce a ripagare il debito contratto e per questo chiede aiuto a Rosario Piccirillo, zio di Gennaro Panzuto, potentissimo boss dell'alleanza di Secondigliano. Piccirillo è un boss della camorra che dominava nella zona Torretta, dominava soprattutto sul mare, sul porticciolo. È stato un boss della camorra che ha avuto un suo ruolo nella storia della camorra napoletana. Mio zio Rosario Piccirillo, ora non mi ricordo bene l'anno, ma credo 95, 96, regalò il pianoforte a Gigi D'Alessio. Tu pensa che il matrimonio di mio zio Rosario, Gigi D'Alessio venne come ospite e poi di fatto anche successivamente abbiamo sempre frequentato a Gigi D'Alessio. Gigi D'Alessio era un tipo, come diciamo a Napoli, molto azzoccoso, era una bella compagnia. Gigino per diventare Gigino si è indebitato, poi ha dovuto scappare, è dovuto scappare, andare via, se no l'avrebbero fatto come una mortadella. Gigi D'Alessio contrae un debito anche con i camorristi dell'area nord di Napoli, ma a differenza di Rosario Piccirillo e Luigi Giuliano non sono disposti ad accettare troppi ritardi nei pagamenti. Quello venette alla fabbrica mia e io gli dissi: e tu che fai qua? Disse: ho un problema a Milano. Dissi: che problema tiene a Milano? E lui disse tipo 10-15 milioni di debiti. Feci venire da uno che poi conoscevo indirettamente e gli dissi: vedi che poi i soldi li dà piano piano, non ho martellato. Poi lui caratterialmente è un timidone. Quando lo minacciarono, lo pigliai malamente, si metteva a paura. Pensa che addirittura gli volevano spezzare le mani per non lo fare una più. D'Alessio ha tolto il letto da sotto alla madre. La famiglia si è venduta i negozi. La famiglia di D'Alessio, che Gigi D'Alessio, ha venduto tutto. O padre si vendette tutti gli appartamenti perché issa stava sempre sotto e si vendette tutte cose, si sono venduti tutto. Per rompere la morsa dei debiti, D'Alessio decide di cambiare tutto. Smette di esibirsi ai matrimoni e inizia a cantare direttamente nelle piazze di Napoli e provincia. Gigi riuscì a fare l'operazione di emergere lui, che Gigi giocò su tutto, su quello che era lui artisticamente. Perché comunque è bravo Gigi, anche musicalmente bravo. Per me come imprenditore lui ha un modo di vedere le cose che può avere ragione o no. E disse vicino a me: domani i matrimoni li leviamo da mezzo. E pensavo: e come facciamo? Lui dice: non ti preoccupare, a Scim che piazza a 10 milioni all'uno. Quell'anno, vabbè, rispettiamo le date che avevamo segnate e poi facemmo 140 piazze, tutte a 10 milioni. Non me lo scorderò mai. E l'anno dopo a 30 milioni e l'anno dopo i concerti direttamente. Vincenzo D'Agostino, lo storico paroliere di Gigi, ricorda chiaramente il momento in cui la carriera di D'Alessio svolta. È il 1996. Sul palco dell'Ariston, il cantante napoletano porta Non digli mai. Io penso che lo sdaganamento è stato con il primo Sanremo di Gigi D'Alessio. Poi facemmo il martedì la prima uscita al festival e il mercoledì mi chiamò la BMG per dire 400.000 copie vendute in un solo giorno. E quella è stata la più grande vittoria. Poi, dopo quella botta di vendite, cominciavano a guardarci in un altro modo. La camorra aveva tolto tutto, aveva preso tutti i CD, li aveva tolti da mezzo. Quindi sbalzo subito nelle altre classifiche. Quei CD vennero venduti sotto mano a nero. Ho venduto circa 600.000 copie. 600.000 copie potevo prendere 12 dischi d'oro. Il mercato del Fassa sì, a me mi danneggia, però sono contento perché forse grazie
alla mia voce, grazie alle mie canzoni, possono vivere anche centinaia e centinaia di famiglie. Quindi non sono assolutamente contro questa gente. Mangiamo tutto quanto, gambiamo tutto quanto. La camorra compra le copie dei dischi facendolo schizzare in alto in classifica, ma poi ci guadagna, rivendendo sul mercato del parallelo cassette e CD. Il mercato delle cassette contraffatte è stato un mercato molto ampio, un mercato di massa controllato dal mondo malavitoso, e aveva le stesse caratteristiche del contrabbando di sigarette, cioè chi andava a comprare la cassetta non si sentiva minimamente in colpa di tradire la legge, così come quando si andava a comprare le sigarette di contrabbando e si vendevano sotto la questura di Napoli, e quindi aveva un consenso di massa. Dopo, quando D'Alessio è diventato D'Alessio, io ti posso dire che mi fu detto da una persona che la si è sborsato un assegno di 500 milioni che D'Alessio ha girato alla camorra. Quando gli diceva Gigi ma a posto, lui diceva uno a cantare e 100 a mangiare. L'hanno martorizzato. La carriera di Gigi D'Alessio prende una svolta inaspettata grazie a uno dei personaggi più influenti della televisione italiana. La fortuna di Gigi D'Alessio è stata Maurizio Costanzo. Tramite Canale 5, che sarebbe Costanza e Maria, conoscette a stu Geppina Feltre che se lo mise sotto con la mano di Costanzo e iniziò a fare contratti pubblicitari ma di un certo livello. Maurizio è stato quello che ha creduto in me prima di tutti, prima del mio primo festival di Sanremo. È stato un incontro prima degli anni 2000, che lui si occupò di questo fenomeno che veniva da Napoli, che riempiva gli stadi, e mi invitò al suo programma, Maurizio Costanzo Show. Poi sono stato tante volte anche a Buona Domenica quando suonavo con Melo, ma insomma è stato un rapporto molto stretto e familiare. Lì capivo che stavo entrando nel mondo dei grandi. Nel mondo dei grandi i debiti non evaporano. Tocca a un amico storico di Gigi D'Alessio mediare per conto suo con i clan di Secondigliano, facendo leva sugli incassi del suo prossimo concerto allo Stadio San Paolo. Proprio neanche un anno prima, 6-7 mesi prima, venettene per apparare questa situazione a Secondigliano. Bello e buono va a fare il San Paolo e a Filtra, Geppino a Filtra, giocò la carta. Nino D'Angelo fece piazza plebiscito stessi giorni a gratis. E is ricetta, guarda stu bastard, mi trova io in presenza. Guarda quel ha fatto la data che coincide con noi, per alla fine, avendo i contatti con Geppina Filtra, andò a fare 40.000 vacanti. Pronto, buongiorno, Geppina Feltra? Chi parla? Francesco Piccinini, il giornalista. Salve. La disturbo? No, prego, dimmi. Geppino Feltra non è stato solo uno dei manager storici di Gigi D'Alessio. La sua casa di edizione, la GI Publishing, intestata a sua moglie, detiene anche i diritti di molte canzoni del D'Alessio. No, ho visto che la GI Publishing detiene i diritti di diverse centinaia probabilmente di canzoni, se non sbaglio. Oggetto della telefonata, Francesco Piccinini. L'oggetto della telefonata volevo capire perché noi siamo stati alla sede della GI Publishing ed è letteralmente in uno scantinato in un palazzo a Gragnano. Siamo andati a verificare nella sede per fare delle domande, ma quando siamo arrivati abbiamo trovato questo. Cercavamo la GA Publishing, dice via San Giuseppe 4. Ci passo tutti. Ma non l'ho mai visto aperto, non ci ho mai visto nessuno. Una casa discografica, però dice al 4, Rosaria Acero. Mai sentite? Un'azienda si chiama GA Publishing. Non la conoscete? Va bene, grazie signore. Tu mi devi spiegare cosa te ne frega a te della GA. Non mi dici qual è il motivo per cui ti interessa sapere perché questa società ha sede in quel palazzo. Scusi, siamo andati a verificare la sede sociale. Ma tu sei andato a verificare perché? Non sei mica un commissario, un poliziotto. Infatti faccio il giornalista, non faccio né il commissario né il poliziotto. Per quale ragione sei andato a investigare su questa ragione? Perché? Tu dove stai? A Napoli. A Napoli dove? A via Santa Lucia. Quindi sei di fanpage? Esatto. Oh, e perché non lo dici, brutto s***o? Perché non hai le perché voi fate delle inchieste di dove dovete mettervi la testa nella Tu stai parlando con uno che a te ti atterra, te e tutto fanpage.
benissimo. Per tutte le porcherie che dite e fate. No, tu non devi fare, voglio dire, l'investigatore. Perché non hai la qualifica, non hai una licenza e null'altro. Tu mi dici controlli, ma per quale ragione? Che sei l'agenzia delle entrate? Chi c***o sei? Siete andati a diffamare pure d'Alessio su storie vecchie. Teste che siete. Dopo 30 anni, no? Dopo 30 anni quella cosa è vera o non è vera? È vera, È punto. vera perché naturalmente all'epoca c'era una possibilità di avere successo, di andarsi a fare i prestiti. E D'Alessio si andava a fare i prestiti. E quella fu una condizione. Dove dovette sottostare pure l'Agostino. Hai capito? E il sottoscritto li ha levati da quella merda. Che siano storie vecchie è solo una scusa per non guardare in faccia alla realtà. La figlia di Luigi Giuliano, Marianna Giuliano, ha sposato Michele Mazzarella, figlio del capo dell'omonimo clan. Quando la magistratura nel 2020 le sequestra 3 appartamenti, lei prova a dimostrare che quelle case non le ha acquistate con proventi criminali, bensì con i diritti SIAE che il padre ha percepito dalle canzoni scritte con Gigi, e non solo. E lei lo sa che tramite i diritti della SIAE le case sequestrate a Giuliano sono state ridate a Giuliano? Forse non mi so spiegare, a me non mi interessa. Ok, però è un problema del magistrato questo. No, è un problema, non è un problema del magistrato. No, perché lui ha il diritto d'autore, Assolutamente. come lo hanno tanti. Assolutamente, ma questa cosa ha giustificato. Pure Frank Sinatra ha fatto il canzone con gente, voglio dire, vai a vedere gli editori chi sono. Tutta la feccia di Secondigliano, 6 editori, ma di che c***o parli con me? Anche dopo Sanremo Gigi D'Alessio continuò a frequentare camorristi. Nel 2002 è a casa di Peppe Misso, l'ultimo boss a comandare tutto il centro storico di Napoli. Buonasera signor Fisserisci. Buonasera signor Misso, lei organizza la sanità alla festa del Munacone, esatto? Lei chi invita? Venivano molti cantanti a casa mia. E chi è venuto a casa sua? Quasi tutti questi cantanti di Napoli, a cominciare da Gigi D'Alessio, che prese parte, insomma, anche lui alla festa del Munacone. La festa del Munacone nel Rione Sanità è una festa molto importante, è una festa che per un periodo storico era stata eliminata perché era una festa organizzata dalla delinquenza, poi viene ripristinata e in genere i camorristi ci tenevano molto ad essere gli organizzatori, ad essere presenti all'interno di questa festa. Nel 2002 il manager ufficiale di Gigi D'Alessio sarebbe Geppino Afeltra, ma a gestirgli l'agenda è ancora Luigi Ponticelli, detto Bomboletta, il cognato di Luigi Giuliano. Lui fu agganciato, come vogliamo dire, se il termine esatto, no? Per il tramite di Gennaro Galeotti, che chiese a Luigi Ponticelli, soprannominato Bomboletta. È il cognato di Luigi Giuliano, Luigi Bomboletta. Cognato di Luigi Giuliano, esattamente. Per me non ci vede nulla di strano, che poi Gigi D'Alessio avesse un rapporto stretto relativo a certe canzoni neomelodico ad altro con Luigi Giuliano. Questo è un fatto abbastanza conosciuto, è una cosa che la sanno tutti. Se vogliamo dare una gran parte di merito che oggi tutti gli italiani abbiamo avuto il piacere di vedere questa evoluzione di Gigi D'Alessio per arrivare all'apice addirittura oggi come produttore di musica e scopritore di nuovi talenti eccetera eccetera, un gran merito che lo dobbiamo dare a Luigi Giuliano. Oggi lui è un personaggio a livello mondiale, ha fatto successo. Può darsi pure che lui ha pagato il suo debito, cioè anche se a me sembra anche un po' strano, tu non te ne esci mai da quell'ambiente. Che quando si dice il mondo neomelodico controllato dalla malavita per cui uno non può sottrarsi, non accetto questa giustificazione. Lo si può fare. Vicoli stretti,
Panni stesi tra palazzi grigi, a mamma che guarda giù dal balcone, dice figlio, torna presto ma la notte chiama, ma col profumo amaro del cemento bagnato. Funerale, sangue dolce, fino a male. Ma tu dimmi, mi sai